5 alimenti da assumere costantemente. Vuoi scoprire quali sono? Rimani sintonizzato. Ciao, sono Alberto Zeppo, cultore del benessere, ed oggi scopriamo insieme alcuni cibi da non trascurare in un regime alimentare salutare. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Districarsi nel mondo dell'alimentazione non è semplice. È talmente vasto che spesso si fa fatica a capire quali cibi siano sani e quali meno. Per questo motivo ho deciso di creare un contenuto riguardante alcuni alimenti che possono aiutarci nella nostra ricerca del benessere. Ricordo come sempre che non sono un dottore, ma racconto solo mie conoscenze ed esperienze. Valuta con il tuo medico di base se gli alimenti che citerò possono essere utili o meno per te. Partiamo subito con il primo cibo di oggi, un condimento, sto parlando dell'olio extravergine d'oliva. Innanzitutto, quando si vuole acquistare un prodotto di qualità e non una miscela di oli, non possiamo pensare di spendere poco. Un olio come si deve non può costare certamente meno di 12-13 euro al litro. Io prediligo acquistarlo tramite piccoli coltivatori, ma anche nei supermercati talvolta si può trovare qualche prodotto interessante. Ho inserito questo alimento nella lista di oggi perché è ricco di sostanze benefiche, a partire dalle sue proprietà anti-aging. I suoi fitonutrienti possono infatti riparare le nostre centrali energetiche, ovvero i mitocondri, ed allungare i nostri telomeri, piccole porzioni di DNA. Più i telomeri si accorciano, più invecchiamo, di conseguenza l'olio extravergine d'oliva può rallentare l'invecchiamento. Altra funzione benefica è quella antinfiammatoria. Infatti l'olio extravergine d'oliva ha proprietà che lo rendono paragonabile all'ibuprofene. È ricco di vitamina E e vitamina A ed è anche fonte di magnesio e potassio. Inoltre aumenta le funzioni cognitive, protegge la retina, tutto ciò non aumentando in alcun modo l'insulina, fattore da non sottovalutare. Alla posizione numero 2 di oggi ho deciso di inserire una verdura. E quale alimento esiste migliore della rucola? Se vogliamo consumare un pasto completo, la verdura certamente non può mancare e la rucola può davvero fare al caso nostro. Al contrario di verdure come gli spinaci ad esempio, contiene infatti pochissimi ossalati, una delle principali cause di formazione di calcoli renali. È utile per le funzionalità del nostro fegato ed è ricca di fitonutrienti. Le sue proprietà benefiche ovviamente non finiscono qui. Si tratta dell'alimento con il più alto tasso di ossido nitrico. L'ossido nitrico promuove la vasodilatazione, per questo motivo può aumentare l'apporto di ossigeno e nutrienti, opporsi all'affaticamento muscolare, ridurre la pressione arteriosa, quindi essere utile per chi soffre di ipertensione ed infine può aumentare il flusso sanguigno verso gli organi sessuali. Se non bastasse quanto ho appena detto, possiede proprietà antinfiammatorie elevate ed è fonte di folati, quindi utile in gravidanza. Infine contiene calcio, potassio, magnesio, vitamina C e vitamina K1. Passiamo all'alimento numero 3 di oggi, arrivando finalmente a citare le proteine. E che c'è di meglio delle uova? Consumare regolarmente uova favorisce la normalizzazione dei livelli di colesterolo grazie al loro contenuto di lecitina e costituisce una fonte proteica migliore di molti altri alimenti. Infatti circa la metà delle proteine dell'uovo vengono convertite in proteine corporee. Ciò significa che vengono direttamente utilizzate per i muscoli e le articolazioni. Se si consumano solo gli albumi, questa percentuale scende a meno del 20%. Per sfruttare appieno le proteine dell'uovo, dunque sarebbe necessario anche il grasso del tuorlo. Il corpo è in grado di convertire invece circa un terzo delle proteine della carne e del pesce. Ovviamente, come visto in passato, le uova con marchio zero, quindi quelle allevate al pascolo, sono le migliori. Alcuni studi hanno dimostrato che se si consumano uova intere, l'organismo è più efficiente nella costruzione dei muscoli e i tempi di recupero dopo l'esercizio fisico sono molto più brevi. Ulteriore beneficio di questo alimento è che hanno un irrilevante indice insulinico. Sono ottime per capelli, unghie e occhi.
Proteggono il fegato grazie al loro contenuto di colina, nutriente essenziale presente in alcuni alimenti. Inoltre contengono vitamine liposolubili come quelle A, E, D, K1 e K2, vitamine del gruppo B, minerali come selenio, fosforo, calcio, potassio e anche piccole quantità di ferro. Contengono luteina e zeaxantina, ottime per la salute degli occhi. Inoltre sono fonte di acidi grassi omega 3, essenziali per il nostro benessere. Al quarto posto di oggi troviamo un alimento che può essere sfruttato come snack, ma non solo. Sto parlando delle mandorle. In questo elenco non poteva mancare ovviamente la frutta secca. Molte varietà di frutta secca avrebbero avuto il diritto di prendere il posto delle mandorle. Noci, pistacchi, noci brasiliane e molto altro. Ho selezionato le mandorle per un motivo molto semplice. Possiamo sfruttare questo alimento in svariate forme. Possiamo assumerle così come ce le regala la natura, oppure tritarle per creare il latte di mandorla, o meglio ancora trasformarle in farina per realizzare moltissime ricette a basso contenuto di carboidrati. Si tratta di un alimento davvero unico nel suo genere. Innanzitutto sono ricche di vitamina E, nota vitamina antiossidante. Poi sono fonte di magnesio, manganese, rame, ferro e zinco. Risultano utili infine nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Per questi motivi possono essere ritenute uno dei migliori alimenti in natura. Al quinto ed ultimo posto di oggi troviamo un ottimo probiotico, sto parlando dei crauti. Sì, lo so, questo non è un alimento che piace proprio a tutti, ma è davvero benefico. Si tratta infatti di uno dei cibi spesso sottovalutati, ma fondamentali per il benessere del nostro intestino. Sono ricchi di fibre, vitamina C e vitamina E e hanno un basso contenuto di carboidrati. Anch'essi dunque possono essere ritenuti un ottimo alleato contro l'invecchiamento. Sono ottimi per la costruzione delle ossa, nella manutenzione dei tessuti connettivi e nel proteggere il cuore. Fattore da non sottovalutare, sono un'ottima fonte di vitamina K, fondamentale nella coagulazione del sangue. Ultima nota, ma non per importanza, sono utilissimi nella lotta contro il reflusso gastroesofageo e sono ottimi per prevenire le infiammazioni intestinali. Prima di concludere, immagino che ti starai chiedendo: non hai elencato nessun frutto, per quale motivo? Semplicemente perché gli alimenti che abbiamo appena visto li possiamo reperire facilmente tutto l'anno e lo scopo di questo video era giusto di citare 5 alimenti da consumare regolarmente. La frutta, come la verdura, essendo soggetta alla stagionalità, varia di mese in mese. Avrei citato certamente i mirtilli, i lamponi o i frutti di bosco, ma acquistarli fuori stagione, quindi di importazione o di serra, non lo reputo salutare, quindi ho preferito evitare. Ovviamente esistono altri ottimi alimenti che si potrebbero assumere costantemente. Sto parlando ad esempio del limone o di alcune spezie come lo zenzero e la curcuma, ma la puntata durerebbe ore, quindi mi fermo qui. Prima di concludere, ci tengo a sottolineare che assumere validi alimenti come questi può non essere sufficiente se non eliminiamo prima alcuni cibi malsani dal nostro regime alimentare. Recentemente abbiamo visto alcuni alimenti generalmente reputati salutari, ma che in realtà non lo sono affatto. Ne ho parlato in questo video che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.